Ciao e bentornato su itspecialist.news. Se lavori con Microsoft Intune e i Mac, questa è la notizia che aspettavi da tanto tempo. Finalmente l'apps per macOS è disponibile. Partiamo dalle basi. Che cos'è l'apps? L'apps è l'acronimo di Local Administrator Password Solution ed è una tecnologia che permette di gestire in maniera automatizzata la password di amministratore locale sui dispositivi. A che cosa serve gestire in maniera automatizzata la password di amministratore locale? Serve a migliorare la postura di sicurezza facendo in modo che ogni postazione della tua flotta abbia una password di amministratore locale diversa, evitando quindi movimenti laterali. Come sempre, prima di iniziare ti lascio 3 informazioni salienti su cose da tenere in considerazione prima di iniziare ad implementare l'apps per macOS. Prima cosa da tenere a mente in questo momento, mentre sto registrando questo video, quindi settembre 2025, l'apps per macOS non permette di scegliere la lunghezza o la complessità della password. In questo momento è fissata la complessità e la lunghezza a 15 caratteri con maiuscole, minuscole, numeri e lettere speciali. 2. La rotazione della password in questo momento non è configurabile ed è decisa a tavolino, diciamo così, da Microsoft ogni 6 mesi. 3. La configurazione avviene attraverso il profilo di enrollment all'interno della sezione Enrollment Token Program di Intune. Quindi questo significa che come requisito il Mac, per poter usufruire di l'apps per macOS, deve essere distribuito e deployato con Automatic Device Enrollment e registrato su Apple Business Manager. Ok, perfetto, tra pochissimo andiamo a vedere sul portale come si fa effettivamente la configurazione. Prima di iniziare però una brevissima premessa. Nell'esempio che vedrai tra poco nel video, io ho complicato un pochettino più del dovuto le cose, andando a scegliere come template del nome dell'amministratore locale un misto di testo statico con una delle variabili che ci sono a disposizione. Il formato finale quindi sarà admin-numero seriale del Mac. Questo non è una cosa da fare in assoluto sempre, è solo per farti vedere a titolo esemplificativo quali sono le possibilità di personalizzazione e configurazione. È importante durante le configurazioni, come sempre e come per ogni video che vedi su questo canale, cercare di ragionare e di calare il tutto nella propria realtà nella maniera migliore. Ok, ultimissima cosa davvero prima di cominciare, ricordati che questa impostazione è disponibile solo per i Mac su Apple Business Manager e enrollati attraverso Automated Device Enrollment, e questa configurazione può essere fatta anche su profili esistenti, avrà effetto al successivo re-enrollment e reset dei Mac che dovessero essere in quel profilo. Andiamo finalmente a vedere come si fa la configurazione. Perfetto, visto? La configurazione è molto veloce. Che cosa succede adesso sul Mac? Sul Mac semplicemente verrà creato un utente amministrativo locale nel formato secondo come l'hai impostato nelle policy, nel mio caso dell'esempio admin-numero seriale. La password verrà salvata su Intune, una diversa per ogni macchina ovviamente, e sarà a disposizione sul portale per quando l'helpdesk farà interventi tecnici. Andiamo a vedere il risultato sul portale, andiamo a vedere come recuperare la password.
Come sempre, per recuperare la password non è indispensabile essere Intune Administrator o avere dei ruoli super privilegiati. C'è un permesso specifico all'interno dell'RBAC di Intune, ti lascio il dettaglio qui sotto in documentazione con altri link se vuoi approfondire l'argomento. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine, spero che ti sia stato utile per capire come implementare l'apps per macOS, visto che era una novità che molti aspettavano. Se vuoi supportarmi e rimanere aggiornato su tutte le novità in ambito Intune, Device Management, Microsoft Entra, Security, eccetera eccetera, non ti rimane altro che iscriverti alla mia newsletter itspecialist.news, 2 mail al mese, un video tutorial come questo e una rubrica hai provato a riavviare piena di tips and tricks, novità, eventi di community, le cose più interessanti che mi colpiscono durante il mese. Grazie ancora di aver seguito questo video fino alla fine, grazie, a presto, mitico!